Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda parte di giugno 2022. Capricorno, abbiamo la carta dell'appeso, quindi si parla di un'energia un po' ferma, un po' rallentata probabilmente, per qualcuno si tratta di un periodo di riflessione, può essere un periodo di ritiro volontario, dove comunque avrete la possibilità di, diciamo, vedere le cose da un altro punto di vista. L'energia dell'appeso dà la possibilità appunto di rendersi conto, di alcune cose proprio perché si riesce a fare un passo indietro e a vedere le cose da altre prospettive, diciamo. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, non tutto risuonerà, quindi voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete ascoltare ascendente e segno lunare e in descrizione sotto qui al video prendo la tendina trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e in più trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con la carta del mondo, la carta della sacerdotessa, l'asso di bastoni, il 10 di coppe e l'8 di denari. Wow! Allora, andremo poi a vedere dopo perché abbiamo qui l'appeso, perché in realtà sento che si arriva da un'energia di movimento, da un'energia di cambio. La carta del mondo potrebbe parlare di un cambio completo a 360 gradi di una determinata situazione o relazione, potrebbe parlare della fine di un ciclo che c'è stato e di conseguenza di quello che è un nuovo inizio che state attraversando. E può anche parlarmi di un trasferimento, di un viaggio, a larga distanza comunque. La sacerdotessa parla di introspezione, parla di intuito, parla comunque di qualche cosa che è già presente dentro di voi. Magari per qualcuno si tratta di un forte momento, ricco di segnali intorno a voi, potrebbe trattarsi di qualcuno che magari inizia ad approcciarsi, allo studio, magari di materie esoteriche, ma per molti non credo sia quello, perché abbiamo la carta dell'appeso, quindi sento che qualcuno sta andando come a fondo di una certa situazione, di una certa sensazione. La sacerdotessa alle volte parla anche di una scelta che bisogna fare, che si effettua in modo, proficuo per voi, insomma. È una carta che parla anche di quello che è tutto il mondo delle emozioni, dell'emotività. È una carta di forte ricettività comunque. L'asso di bastoni, per qualcuno potrebbe essere che si stia aspettando il momento giusto per far partire magari proprio quello che è un nuovo progetto, un incontro, un'idea, un'azione. Qui sento che c'è questo 10 di coppe che mi dice che qualcuno non è pienamente soddisfatto di quello che ha. Effettivamente la carta dell'appeso ha un'energia di una situazione un pochettino stagnante, no, di qualche cosa che non si muove. È una carta comunque che rallenta di molto l'energia e probabilmente va bene, le prendiamo. E probabilmente, rallenta un po' tutto quello che è l'arrivo a questo compimento, a questo 10 di coppe, okay. Abbiamo poi l'8 di, denari, la carta della luna. Abbiamo un 4 di, denari, 5 di denari, 2 di bastoni, vediamo se riesco a farvele vedere tutte, e un re di pentacoli. Okay. Bene, quindi l'8 di denari
Fondamentalmente è una carta che parla di lavoro, è una carta che parla di quotidianità, è una carta che parla anche di costanza, di precisione, di dedizione a quello che fate nel quotidiano, quindi che potrebbe essere il vostro lavoro appunto, oppure, oppure anche semplicemente il come vivete la vostra vita nella quotidianità. Se per caso non aveste un lavoro in questo momento, la seconda parte di giugno potrebbe essere un buon momento per trovare lavoro. Continuiamo poi con la carta della luna che mi fa pensare a qualche tipo di paura, qualche tipo di guardate, avendo anche la sacerdotessa potrebbe perché sono 2 carte che parlano fortemente dell'intuito, di quello che non si vede, della zona profonda di noi stessi, e sono anche 2 carte che parlano di qualche cosa che non si vede, qualche cosa che è celato. L'accento è un po' diverso, qui è qualche cosa che si vuole nascondere, qui è qualche cosa che non si vede, perché si fanno delle proiezioni che creano una distorsione nella realtà. Però comunque è un po' quella l'energia, no, di introspezione, di guardarsi dentro. La luna in realtà ha anche dei riferimenti con le paure, con quello che riguarda il passato, e qui andando verso la fine della lettura con questo 4 di pentacoli, 5 di pentacoli, 2 di bastoni e re di pentacoli, sento che qualcuno è attaccato a un qualche tipo di realtà. Il 5 di denari molte volte parla di una sorta di dipendenza, ok? O codipendenza, in questo caso affettiva, e vedendo comunque anche la carta dell'appeso è un po' come se qualcuno si sentisse qui bloccato fondamentalmente nella situazione che ha, ma perché è attaccato al tipo di quotidianità che ha. Anche se comunque con il 2 di bastoni e il re di pentacoli c'è la voglia di guardare in avanti, c'è la voglia di pensare alla propria stabilità, o potrebbe anche essere, se non avete nessuno, che arrivi poi qualcuno, nel senso che c'è poi quello che è lo sguardo verso il futuro, ok? Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Spiegatemi il mondo. Abbiamo un 4 di coppe, la carta del diavolo e un 6 di denari. Qui probabilmente è cambiato radicalmente qualche cosa. La carta del 4 di coppe, quando al contrario potrebbe anche fare riferimento al fatto che qualcuno abbia rifiutato qualcosa, qualcuno o sia stato rifiutato, ok? In realtà avendo la carta del diavolo, sono 2 carte contrastanti, nel senso perché il diavolo costringe sempre un po' come energia, ehm, che è un po' anche l'energia dell'appeso, no, che si sente un pochettino bloccato. Però in realtà il 6 di pentacoli è una carta di equilibrio, quindi potrebbe essere che in realtà sì, non stiate poi così male o non stavate poi così male, però c'era sempre questa sorta di costrizione. Andiamo a vedere la sacerdotessa è spiegata dal carro e dall'otto di bastone al contrario. Sì, qui c'è qualcuno che sta prendendo in mano le redini della propria vita, eh. Il cambio qui si sente, può essere che qualcuno si sia lasciato indietro queste tossicità o stia lavorando per cambiare le proprie brutte abitudini magari. Si sta cercando di fare un pa non è ancora ben delineato, io credo, la direzione da p guardate, vi faccio notare una cosa. La sacerdotessa è in mezzo a 2 colonne, Boa e Joachim. Sono una nera e una bianca e la carta del carro ha 2 sfingi, una nera e una bianca. È proprio il lo scegliere, il da che parte vado. Qua rappresentano il maschile e il femminile, qui rappresentano la direzione, però in un certo senso è sempre la stessa energia di scelta. E in realtà sono 2 carte che mi parlano di una scelta superata con successo. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo un 9 di coppe e l'imperatrice, quindi io sento che qui qualcuno ha voglia di questo incontro, ha voglia di fare questa azione, ha voglia di lavorare su questa cosa qui, ok?
Guardate, per qualcuno il 10 di coppe potrebbe rappresentare un gruppo che non vi aiuta in quello che è questo cambio di cui parla il mondo e potrebbe essere lì la tossicità che si sentiva con la carta del diavolo. È come se non foste appoggiati dall'esterno, dal vostro, magari dalla vostra famiglia, dal vostro gruppo sociale, insomma. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. Ok. Un 10 di bastoni e un 7 di pentacoli. 10 di bastoni parla di responsabilità che bisogna lasciare indietro e che probabilmente qui qualcuno fa fatica ad abbandonare, ma infatti anche qui avevamo una sorta di attaccamento con il 4 di denari. E questo 7 di pentacoli mi fa pensare al fatto che qualcuno qui non abbia più pazienza nello stare. È come se fosse venuta a mancare un po' quello che è l'attitudine positiva, no, di tutta questa situazione. Avete bisogno di un po' di entusiasmo, di un po' di passione, proprio anche a livello fisico, okay, perché comunque la sacerdotessa è una carta, ehm, che parla di una monaca fondamentalmente. Io sento che voi qui avete bisogno di passione. È come se qui l'energia fosse tanto sulla testa e voi invece avreste bisogno di tirare giù l'energia, di lavorare con il primo e il secondo chakra. Mh. Okay, andiamo avanti. Vediamo l'otto di denari. Abbiamo la carta del giudizio e la carta della regina di spade. Io credo che a qualcuno qui verrà in mente un'ideona. Potrebbe essere per quello che riguarda il lavoro, potrebbe essere per quello che riguarda un nuovo lavoro. Avete una regina di spade. Io credo che per molte persone si tratterà di decidersi di mettersi in proprio, fare il passo. Ed è per quello probabilmente che questo 10 di coppe ancora vi manca l'azione. Qui adesso state cercando di capire che direzione prendere. Il cambio comunque in qualche modo c'è già stato, o dentro di voi o fuori di voi, questo cambio in qualche modo c'è già stato. Andiamo a vedere la luna di che cosa parla. Abbiamo un asso di denari al contrario, un'altra volta l'otto di pentacoli e un cavaliere di denari. Ragazzi, allora, nel caso non abbiate nessuno, questo cavaliere di denari, potenzialmente anche la regina di spade potrebbe essere, una persona che magari vi viene in aiuto, vi viene in soccorso, potrebbe essere una persona che vi chiama per darvi un lavoro, per chiedere di fare un lavoro. E qui di nuovo vedo il lavoro. Fortemente avete due carte che richiamano il passato, quindi per qualcuno potrebbe essere una persona, con la quale magari avete già collaborato in passato, che torna e vi fa una telefonata fondamentalmente, perché si fa sentire, c'è il giudizio, c'è la carta proprio di quello che è la chiamata. E potrebbe anche essere, come vi dicevo prima, che qualcuno, abbia quello che è un'idea per iniziare una propria attività di tipo indipendente, perché la regina di spade è una regina, ehm che manovra, che comanda, okay, quindi sento che per molte persone potrebbe essere quella la via. Per altre, ripeto, potrebbe essere o un'energia che ritorna dal passato, okay, perché comunque c'è un asso di denari ma è girato al contrario. Non è proprio un nuovo inizio, è come riprendere qualcosa. E c'è anche questo cavaliere di denari che in realtà potrebbe essere la persona appunto che torna dal passato e che vi chiama. Andiamo a vedere questo 4 di denari, per piacere, grazie. Abbiamo un 7 di spade e un cavaliere di coppe. Ok, quindi questa persona che ritorna dal passato e vi fa l'offerta, fate attenzione al tipo di offerta che vi fa, perché quando c'è il 7 di spade parla sempre di comportamenti poco chiari. Avete la luna qui, la luna parla di proiezioni mentali, quindi probabilmente anche il 7 di spade fa riferimento alle proiezioni mentali. Quindi potrebbe essere o qualcuno, tipo questo cavaliere di coppe, che vi fa quest'offerta, ma non è del tutto trasparente, non è del tutto cristallino, o potreste essere voi a fare determinate proiezioni su questo cavaliere di pentacoli o di coppe. Qui state guardando in avanti, è come se qualcuno stesse cercando il re di denari. Il re di denari è una persona generosa che apporta un aiuto,
che conforta, che aiuta a livello materiale. Io credo che qui molti stiano aspettando questo aiuto dall'esterno, perché comunque io non dico che stiate male, vi ricordo che iniziavate con un 6 di denari, a livello economico c'è una sorta di equilibrio, però qui si vuole andare oltre, secondo me, si vuole seguire un sogno, mi verrebbe da dire. E guardate, quello che vi posso dire io è cercate di vedere tutte le sfaccettature della questione, adesso lo sapete, fate attenzione quindi a osservare bene il tipo di proposta che vi viene fatta, da chi vi viene fatta, le parole che vengono usate mentre vi viene fatta la proposta. Fate attenzione ai messaggi non verbali, insomma. Però per il resto, ehm, insomma, non è detto che non sia una proposta valida. Magari, ecco, fate attenzione a rilanciare se certe cose non vi sembrano chiare, okay? Bene, belle carte, bel periodo comunque, amici del Capricorno. Andiamo a vedere con le carte di Osho, che altro messaggio vi posso dire? Andiamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni e con le iscrizioni. Quindi grazie di cuore a tutti. Wow, abbiamo il completamento e una guardate, il completamento è la carta del mondo, una nuova visione è la carta dell'appeso, quindi di nuovo sento che la situazione che state vivendo dell'appeso in realtà è una vostra sensazione, è un vostro credo, nel senso che io penso che molte persone non siano poi così bloccate come pensano di essere, anzi, in realtà sono in fase di chiusura ciclo, c'è il completamento. La carta del mondo parla di appagamento, parla di quello che è veramente la chiusura di un ciclo karmico anche, quindi siete sulla buona strada. Anche la carta dell'appeso molte volte parla della fine della sofferenza, quindi siete in un periodo di passaggio, ok? Diciamo che questa seconda parte di giugno vi darà la possibilità di lavorare su voi stessi, di creare quello che è la vostra realtà, il vostro sogno, il vostro obiettivo. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte dell'oracolo dei guerrieri di luce. Ok. Mondo interiore. Il tuo mondo esterno è un riflesso del tuo mondo interno. Quindi se volete capire che cosa non va nella vostra vita interna, che cosa dovete lavorare a livello interiore, iniziate ad analizzare il vostro mondo esteriore, quindi relazioni, il lavoro, la famiglia e tutto il resto. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!